Ho deciso di realizzare questo video perché, durante un recente sondaggio, la maggior parte delle persone che seguono il canale ha espresso il desiderio di migliorare la propria situazione finanziaria. Ora, voglio chiederti, ti è mai capitato di osservare una persona ricca e chiederti quale possa essere il suo segreto? Bene, esiste un metodo potente che può aiutarti a sviluppare una mentalità sulla ricchezza simile a quella degli ultra ricchi. È chiamato la tecnica di visualizzazione di Neville Goddard ed è in grado di cambiare completamente il tuo modo di vedere denaro e abbondanza nella tua vita. Non si tratta solo di un altro metodo per arricchirsi velocemente, ma di un approccio che può aprirti porte che nemmeno immaginavi. Ora magari stai pensando: ho già provato a visualizzare, ma non è cambiato nulla. Ecco il punto. Se non impari a visualizzare la ricchezza nel modo giusto, potresti rimanere bloccato nei problemi finanziari per sempre. È come avere un superpotere senza sapere come usarlo. Ma se impari a padroneggiare questo metodo, potresti sbloccare livelli di abbondanza che al momento ti sembrano impossibili. Immagina di svegliarti ogni giorno con la totale sicurezza di avere abbastanza per vivere la vita dei tuoi sogni. Questo è ciò che può succedere applicando correttamente questa tecnica. Ma, prima di immergerci nelle potenti strategie che esploreremo oggi, voglio darti il benvenuto su Migliorarsi 24, il canale YouTube dove trovi tantissimi consigli su come migliorarti e portare la tua vita al livello successivo, e incoraggiarti a partecipare. Commenta qui sotto con i tuoi pensieri, le tue esperienze o domande che potresti avere durante il video. Prima di entrare nella tecnica, parliamo dell'uomo che l'ha sviluppata. Neville Goddard. Era un insegnante spirituale del XX secolo, non un miliardario o un guru degli affari, ma qualcuno che comprendeva la profonda connessione tra i nostri pensieri e la nostra realtà. Goddard credeva che il mondo intorno a noi fosse un riflesso diretto di ciò che accade nelle nostre menti. Secondo lui, se vogliamo cambiare la nostra vita, dobbiamo prima cambiare i nostri pensieri. Secondo lui, immaginazione e visualizzazione consapevole erano strumenti potentissimi per creare la realtà desiderata. Nei suoi scritti e discorsi, Goddard sosteneva che, visualizzando il proprio obiettivo, come se fosse già raggiunto e provando emozioni reali al riguardo, si potesse influenzare direttamente il proprio destino. Le idee di Goddard possono sembrare strane all'inizio, ma hanno aiutato moltissime persone a trasformare le loro vite, specialmente per quanto riguarda denaro e successo. Non parlava solo di pensiero positivo, ma offriva tecniche specifiche per utilizzare l'immaginazione e creare cambiamenti concreti. Ed è proprio quello che esploreremo oggi. Spunto di questo video, infatti, è stata anche la storia di Roberto, un iscritto al canale Migliorarsi 24, che ci ha raccontato la sua esperienza tra un commento e l'altro. Roberto era un lavoratore dipendente che poco alla volta ha dato vita a un sogno che teneva nel cassetto: avviare una propria attività. Si diceva: perché lavorare come dipendente quando potrei ottenere molto di più lavorando in proprio? L'ambizione di certo non gli mancava, così come le competenze tecniche. Tuttavia, tra preoccupazioni economiche e la paura di fallire, si sentiva bloccato e non riusciva mai a fare quel passo. Un giorno dopo aver letto degli insegnamenti di Goddard, in uno dei suoi libri più famosi, decise di provare la tecnica della visualizzazione. Ogni sera prima di dormire si immaginava nella sua attività, visualizzava clienti soddisfatti, sentiva il senso di realizzazione nel vedere crescere il suo progetto. Con il tempo, questa immagine iniziò a trasformare il suo atteggiamento. Si sentiva più sicuro e determinato. Cominciò a mettere da parte piccole somme e a informarsi sul settore finché non si presentò l'opportunità perfetta per avviare la sua attività. Oggi Roberto gestisce con successo il suo business
e attribuisce gran parte del risultato a quella pratica quotidiana di immaginare il proprio successo. La sua storia ci dimostra come, con costanza, le tecniche di Goddard possano portare a cambiamenti concreti nella vita. Ora vedremo più nel dettaglio come applicarle, per aiutarti a ottenere trasformazioni simili anche nel tuo percorso. Forse ti stai chiedendo: come può il solo pensare a qualcosa renderla reale? Goddard sosteneva che la nostra immaginazione è molto più potente di quanto pensiamo. Credeva che le immagini e le scene che riproduciamo nella nostra mente fossero come dei modelli per il nostro futuro. Se immagini costantemente di lottare con i soldi, è probabile che questa diventi la tua realtà. Ma se riesci a immaginarti in una vita di abbondanza, stai creando le condizioni per farla diventare reale. Questo non è semplice sognare a occhi aperti o fare dei desideri. Si tratta di usare l'immaginazione in modo mirato e intenzionale. Goddard insegnava che, quando immaginiamo qualcosa con chiarezza e aggiungiamo emozione, stiamo in realtà creando quella realtà a un livello che ancora non possiamo vedere. È come piantare un seme. Non vedrai la pianta subito, ma se continui a curarlo e a nutrirlo, alla fine crescerà. Come si inizia a usare questa tecnica potente? È più semplice di quanto potresti pensare. Il primo passo è capire bene cosa significa ricchezza per te. Non pensare solo a un numero nel conto in banca. Immagina come sarebbe la tua vita se il denaro non fosse un problema. Viaggeresti di più? Vivresti in una casa diversa? Avvieresti una tua attività? Più chiara e dettagliata sarà la tua visione, più diventerà potente. Una volta che hai quell'immagine, il passo successivo è renderla il più reale possibile nella tua mente. Chiudi gli occhi e visualizzati mentre vivi quella vita abbondante. Com'è la tua giornata? Come ti senti quando ti svegli? Che tipo di decisioni prendi? Più sensi riesci a coinvolgere? Vedere, sentire, immaginare? Meglio è. Ora veniamo a quello che Goddard definiva il vero segreto: la sensazione. Non basta immaginare la ricchezza nella tua mente. Devi sentire come se fosse già tua. Qui molti si bloccano. Riescono a immaginare di avere più denaro, ma si sentono comunque preoccupati o poveri. Goddard insegnava che è proprio il sentimento a dare vita ai nostri desideri. Quindi, come puoi sentirti ricco se la tua realtà attuale non corrisponde? Serve pratica, ma è possibile. Inizia concentrandoti sulla gratitudine per ciò che già hai. Poi, durante la visualizzazione, permetti a te stesso di sentire la gioia, la sicurezza e la libertà che la ricchezza porta con sé. Senti l'eccitazione di fare acquisti senza preoccupazioni e la soddisfazione di poter aiutare gli altri. Più reali riesci a rendere queste emozioni, più potente sarà la tua visualizzazione. Una delle tecniche più potenti di Goddard è quella di vivere come se, cioè comportarsi come se il tuo desiderio fosse già realtà. In questo caso, significa pensare, sentire e persino agire come farebbe una persona ricca. Non significa andare a fare spese pazze, ma adottare la mentalità di qualcuno che vive già nell'abbondanza. Ad esempio, quando prendi decisioni, chiediti: cosa farei se i soldi non fossero un problema? Oppure quando guardi qualcosa di costoso, invece di pensare non posso permettermelo, prova a pensare: questo è disponibile per me se lo scelgo. All'inizio potrebbe sembrare strano o persino artificiale, ma ricorda, non stai cercando di ingannare nessuno. Stai allenando la tua mente a vedere la ricchezza come una parte naturale della tua vita. Col tempo, questo nuovo modo di pensare può portare a nuove opportunità e idee che ti porteranno verso un'abbondanza sempre maggiore. È naturale avere dubbi quando inizi questa pratica. Potresti pensare che sia sciocco o che non funzioni. Goddard aveva una risposta per questo. Secondo lui,
Questi dubbi sono solo vecchi schemi mentali che cercano di mantenerti nella tua zona di comfort. La chiave è riconoscere questi pensieri senza lasciarli prendere il controllo. Quando emergono dubbi, prova questo semplice esercizio. Chiudi gli occhi e immagina di mettere quei pensieri in un palloncino. Vedi il palloncino volare via, portandosi via quei dubbi. Poi ritorna alla tua visualizzazione con rinnovata concentrazione. Ricorda, ogni volta che scegli la tua nuova visione al posto dei vecchi dubbi, stai costruendo forza in questo nuovo modo di pensare. La costanza è fondamentale in questa pratica. Goddard raccomandava di fare le visualizzazioni ogni giorno, preferibilmente prima di dormire e al mattino appena svegli, quando la mente è più ricettiva alle nuove idee. Anche solo pochi minuti di visualizzazione concentrata in questi momenti possono avere un effetto potente. Per rendere questa tecnica efficace, aiuta a creare una pratica quotidiana. Al mattino, prenditi qualche minuto per visualizzare la tua vita ricca. Vedi te stesso mentre ti svegli nella casa dei tuoi sogni e pianifichi la giornata come farebbe una persona abbondante. Durante il giorno, presta attenzione ai pensieri riguardanti il denaro e quando noti pensieri negativi, sostituiscili con la tua visione di abbondanza. Ricorda, il vero obiettivo non è ossessionarsi per il denaro tutto il giorno, ma spostare gradualmente i tuoi pensieri e sentimenti sul denaro, dalla scarsità all'abbondanza. Se fai questo in modo costante, potresti iniziare a notare dei cambiamenti nel modo in cui pensi e gestisci il denaro nella vita di tutti i giorni. È importante ricordare che l'obiettivo di questa pratica quotidiana non è ossessionarsi per il denaro, ma spostare gradualmente i tuoi pensieri e sentimenti riguardo alla ricchezza, passando da una mentalità di scarsità a una di abbondanza. Con costanza, potresti iniziare a notare cambiamenti nel modo in cui pensi e gestisci il denaro nella vita di tutti i giorni. Ora forse ti stai chiedendo se esista qualche base scientifica per questa tecnica. Sebbene gli insegnamenti di Goddard siano di natura spirituale, alcune ricerche moderne hanno mostrato connessioni interessanti tra la visualizzazione e i risultati nel mondo reale. Studi hanno dimostrato che il cervello non distingue sempre tra un evento immaginato con vividezza e uno reale. Questo significa che, quando visualizzi la ricchezza in modo chiaro e costante, il tuo cervello inizia a creare nuovi percorsi neurali, come se tu stessi davvero vivendo quell'abbondanza. Questo può portare a cambiamenti potenti. Potresti iniziare a notare opportunità che prima ignoravi, trovare nuove idee per creare ricchezza e acquisire maggiore fiducia nelle tue capacità finanziarie, che ti porteranno a prendere decisioni migliori. Non è magia. Si tratta di allenare il cervello ad allinearsi con i tuoi obiettivi. La visualizzazione è stata usata con successo in molti campi, dallo sport al business. Molti atleti di alto livello la usano per migliorare le loro prestazioni e anche i leader aziendali la utilizzano per prepararsi a riunioni importanti o per pianificare il futuro della loro azienda. Applicando questi stessi principi alla tua vita finanziaria, ti stai dotando di uno strumento che molti dei grandi successi hanno utilizzato. Ma la visualizzazione, pur essendo potente, non riguarda il sedersi e aspettare che la ricchezza appaia magicamente. Goddard insegnava che il mondo esterno riflette il nostro mondo interiore, ma spesso questo accade attraverso azioni ispirate. Mentre pratichi queste tecniche, fai attenzione alle nuove idee o opportunità che si presentano. Potresti sentirti spinto a imparare nuove abilità, a iniziare un'attività o a investire in modi che non avevi considerato prima. La chiave è agire partendo da un luogo di abbondanza, piuttosto che di scarsità. Invece di inseguire il denaro con disperazione,
Stai andando verso la ricchezza con la sicurezza di avere già conquistato quella abbondanza nella tua mente. Questo può significare assumerti rischi calcolati, investire su te stesso o essere più aperto a nuove opportunità. Ricorda, le persone più ricche del mondo ci sono arrivate pensando in modo diverso riguardo al denaro e ora stai imparando a fare lo stesso. C'è un altro aspetto importante in questo processo: allineare le tue abitudini quotidiane con la tua visione di ricchezza. Potrebbe significare creare un budget che rifletta la tua immagine futura di benessere finanziario, imparare a investire o fare networking con persone che ti ispirano e che supportano la tua crescita finanziaria. Ogni azione, anche piccola, che allinei alla tua visione di ricchezza, contribuisce a renderla più reale sia nella tua mente che nel mondo intorno a te. Un aspetto da ricordare quando inizi questa pratica è che il cambiamento non avviene di solito da un giorno all'altro. Come per un giardino, è necessario piantare i semi, ovvero le tue visualizzazioni, e poi coltivarli con costanza nel tempo. Alcuni risultati potrebbero arrivare rapidamente, mentre altri richiederanno più tempo per manifestarsi. La chiave è restare paziente e costante. Pensaci in questo modo: se decidessi di rimetterti in forma, non ti aspetteresti risultati incredibili dopo un solo allenamento. Sai che ci vuole sforzo e impegno costante, e lo stesso vale per trasformare la tua realtà finanziaria. Ogni volta che pratichi la visualizzazione, stai rafforzando i tuoi muscoli della ricchezza, anche se ancora non vedi i risultati. Fidati che i cambiamenti stanno avvenendo sotto la superficie. Questa è la fase in cui molte persone abbandonano. Provano la visualizzazione per 1 o 2 settimane, non vedono subito risultati e concludono che non funzioni. Ma coloro che rimangono costanti e continuano spesso riportano cambiamenti straordinari nel tempo. Iniziano a pensare al denaro in modo diverso, a prendere decisioni finanziarie migliori e ad attirare opportunità che prima non avrebbero nemmeno considerato. È naturale che tu possa incontrare ostacoli o influenze negative lungo il cammino. Potresti avere una battuta d'arresto finanziaria o magari familiari e amici che sono scettici riguardo alla tua nuova visione. Anche su questo, Goddard aveva un consiglio. Considerava queste sfide come occasioni per rafforzare la tua nuova convinzione. Quando ti trovi di fronte a un ostacolo, non considerarlo come una prova che la tecnica non funzioni. Piuttosto, trattalo come una situazione temporanea che non definisce il tuo futuro finanziario. Usa queste occasioni per intensificare la tua visualizzazione. Immagina come la tua versione ricca e sicura di sé affronterebbe questa situazione e agisci da quel luogo di sicurezza e abbondanza. Per quanto riguarda le influenze negative, proteggere la tua nuova mentalità è essenziale. Non significa tagliare i ponti con le persone, ma scegliere con cura con chi condividere i tuoi obiettivi finanziari. Cerca di circondarti di persone e risorse che supportino la tua visione di ricchezza. Leggi libri, ascolta podcast o unisciti a gruppi che condividono la tua nuova visione del denaro. Ricorda che ogni persona di successo ha affrontato dubbi e difficoltà lungo il proprio percorso. La differenza è che chi riesce a mantenere la propria visione di successo, anche quando le circostanze sembrano contraddirla, sviluppa una resilienza mentale cruciale per costruire una ricchezza duratura. Con il tempo, potresti anche notare un'espansione della tua visione di ricchezza. Molte persone inizialmente si concentrano su obiettivi finanziari personali, ma col tempo cominciano a immaginare come la loro ricchezza potrebbe portare benefici agli altri. Questo cambiamento di prospettiva spesso conduce a un livello di abbondanza ancora maggiore. Cerca di incorporare nella tua visualizzazione elementi di generosità e impatto positivo. Immagina te stesso mentre usi la tua ricchezza non solo per il tuo benessere, ma anche per aiutare familiari,
supportare cause a cui tieni o migliorare la tua comunità. Per molti dei più ricchi al mondo, le soddisfazioni più grandi non provengono solo dall'accumulare ricchezza, ma dall'utilizzarla per fare del bene agli altri. Questo ampliamento della visione può dare una nuova motivazione e un significato più profondo al tuo percorso verso la ricchezza. Non è solo questione di avere di più per te stesso, ma anche di diventare una forza positiva nel mondo. Questo approccio mentale può portare idee innovative e opportunità che non avresti considerato se fossi concentrato esclusivamente sul guadagno personale. Sebbene le tecniche di Goddard si focalizzino principalmente sul potere della mente, è importante integrare queste pratiche con solidi principi finanziari. Visualizzare la tua futura ricchezza è come disegnare il progetto di una casa, ma gli step pratici sono i mattoni che la rendono reale. Questo potrebbe includere educarti sulla gestione del denaro, apprendere nozioni di investimento o consultare professionisti per ottenere consigli finanziari mirati. L'obiettivo è affrontare questi step pratici con la stessa mentalità di abbondanza che stai coltivando attraverso le visualizzazioni. Per esempio, quando crei un budget, non considerarlo una restrizione, ma come uno strumento che ti permette di dirigere il denaro verso la tua visione di ricchezza. Quando impari a investire, fallo con la fiducia di qualcuno che sa di essere destinato al successo finanziario. Questa combinazione tra lavoro mentale e azione concreta può essere incredibilmente potente nel trasformare la tua realtà economica. Man mano che continui questa pratica, potresti iniziare a notare cambiamenti che vanno oltre la tua situazione finanziaria. Molte persone riferiscono di sentirsi più positive e sicure in tutti gli ambiti della loro vita, e questo ha un senso. Stai fondamentalmente riprogrammando il cervello per concentrarsi su abbondanza e possibilità, piuttosto che su limiti e carenze. Potresti scoprire di gestire lo stress in modo migliore, avere relazioni più soddisfacenti o sentirti più creativo e ispirato nel tuo lavoro. Questo effetto domino può creare un ciclo positivo che ti porta a dare il massimo nel lavoro, a fare impressioni migliori sulle persone e a essere più aperto alle opportunità. E tutto questo può sostenere indirettamente anche il tuo percorso verso una maggiore ricchezza. Abbiamo esplorato a fondo le tecniche di visualizzazione di Neville Goddard, ma il segreto è adattarle alla tua vita e farle funzionare per te. La mente di ognuno funziona in modo leggermente diverso, quindi sentiti libero di sperimentare e adattare le visualizzazioni al tuo stile e alle tue convinzioni. Alcune persone trovano utile scrivere le loro visualizzazioni in un diario. Altre preferiscono creare una vision board con immagini che rappresentano la loro vita ricca. Potresti scoprire che combinare la visualizzazione con la meditazione o le affermazioni funziona meglio per te. L'importante è trovare un metodo che sia autentico e stimolante, qualcosa che ti venga naturale praticare con costanza. Inoltre, sii aperto a evolvere la tua visione nel tempo. Man mano che cresci e cambi, anche la tua idea di ricchezza potrebbe trasformarsi. E questo è perfettamente normale, anzi, auspicabile. L'obiettivo è costruire una mentalità di ricchezza che sia flessibile e resiliente, capace di crescere insieme a te nel corso della tua vita. Ora passiamo a uno degli elementi chiave delle tecniche di Goddard, il sentimento segreto. Non si tratta solo di immaginare la ricchezza nella tua mente, ma di sentire veramente come se fossi già ricco. So che può sembrare strano all'inizio. Dopotutto, come puoi sentirti ricco se il tuo conto in banca non riflette ancora quella realtà? Ma è qui che risiede la vera forza della tecnica. Quando riesci davvero a sentire le emozioni legate alla ricchezza, sicurezza, libertà, eccitazione, generosità, stai inviando un messaggio potente alla tua mente subconscia.
La tua mente subconscia non distingue tra ciò che è reale e ciò che è immaginato con intensità, quindi, quando ti senti ricco, la tua mente inizia ad accettare quella ricchezza come la tua nuova realtà. Comincia focalizzandoti sulla gratitudine per ciò che già possiedi, anche se la tua situazione finanziaria attuale non è ancora come desideri. Trova almeno un paio di cose per cui essere grato, che siano un tetto sopra la testa, del cibo sulla tavola o persone care intorno a te. Questa pratica di gratitudine ti aiuta a spostare il focus dalla mancanza all'abbondanza, rendendo più facile generare sentimenti di ricchezza. Poi, quando fai le tue visualizzazioni sulla ricchezza, immergiti nelle emozioni. Senti la gioia di poter fare un grande acquisto senza preoccuparti dei costi. Immagina la tranquillità di sapere che tutte le tue spese sono coperte e che hai ancora molto a disposizione. Sperimenta la soddisfazione di poter aiutare gli altri con la tua abbondanza. Più riesci a rendere queste emozioni reali, più potente sarà la tua visualizzazione. È importante mantenere queste sensazioni di abbondanza anche quando non stai visualizzando attivamente. Durante la giornata, prova a incarnare le emozioni del tuo io ricco. Ad esempio, quando prendi decisioni, chiediti: come mi sentirei riguardo a questa scelta se fossi davvero ricco? Non significa essere spericolato o far finta che il denaro non conti. Si tratta di affrontare le situazioni da una prospettiva di abbondanza piuttosto che di scarsità. All'inizio questo esercizio potrebbe sembrare strano o artificiale, ma va bene così. Continuando a praticare, questi sentimenti di ricchezza diventeranno più naturali e automatici. In effetti, stai allenando le tue risposte emotive verso il denaro e l'abbondanza, un passo fondamentale per creare un nuovo modo di pensare. Una delle idee più potenti di Goddard è quella di vivere dal risultato finale. Questo significa comportarsi come se l'obiettivo fosse già stato raggiunto. Nella pratica, significa pensare, sentire e persino agire come farebbe una persona già ricca. Non si tratta di fare spese che non ti puoi permettere, ma di adottare la mentalità e gli atteggiamenti di qualcuno che vive già nell'abbondanza. Comincia prestando attenzione a come i ricchi affrontano le situazioni, come prenderebbero decisioni, come penserebbero al denaro e alle opportunità. Ad esempio, quando sei di fronte a un acquisto, invece di pensare «non posso permettermelo», prova a dire «è questa la scelta migliore per me adesso?». Questo cambiamento sottile ti sposta da una mentalità di mancanza a una di scelta. Non ti stai negando qualcosa perché non puoi permettertelo, ma stai decidendo consapevolmente come usare le tue risorse. Un altro aspetto di vivere dal risultato finale è modificare il tuo linguaggio riguardo al denaro. Invece di dire «se un giorno diventerò ricco», prova a dire «quando sarò ricco». Non si tratta di vantarsi o essere irrealistici, ma di allineare le tue parole alla tua visione. Puoi anche iniziare a pianificare per il tuo futuro ricco, come se la tua abbondanza fosse già garantita. Per esempio, fai ricerche su strategie di investimento o su cause benefiche che vorresti sostenere. Trattalo come un preparativo concreto per la ricchezza che sta arrivando. Vivere dal risultato finale significa anche prendere azioni ispirate. Man mano che continui con questa pratica, potresti scoprire che emergono nuove idee o opportunità. Non ignorarle come se fossero irrealistiche, ma considerarle come possibili passi avanti sul tuo cammino verso la ricchezza. Potresti sentirti motivato ad avviare un'attività, a imparare a investire o a entrare in contatto con persone di successo. Queste azioni, prese partendo dalla tua mentalità abbondante, possono aprire porte che prima non vedevi nemmeno. Ricorda,
L'obiettivo non è vivere in un mondo di fantasia, ma spostare gradualmente i tuoi pensieri, sentimenti e azioni in linea con la persona ricca che stai diventando. Questo allineamento crea un potente slancio verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. Man mano che pratichi queste tecniche, è naturale che sorgano dubbi. Potresti sentire una vocina dentro di te dire «è sciocco» o «non funziona». Non preoccuparti, è normale. Goddard stesso riconosceva che i dubbi sarebbero emersi. La chiave è come rispondi a questi pensieri. Prima di tutto, capisci che i dubbi sono solo pensieri, non fatti, e non hanno bisogno di avere il controllo su di te. Spesso sono semplicemente vecchi schemi di pensiero che cercano di riportarti nella tua zona di comfort. Quando un dubbio si affaccia, prova questo semplice esercizio. Riconosci il dubbio senza giudicarlo, dicendo a te stesso «Sto avendo un pensiero che dice che questo non funzionerà». Poi riporta delicatamente la tua attenzione alla tua visualizzazione di ricchezza. Non stai combattendo il dubbio né cercando di reprimerlo. Stai semplicemente scegliendo di non lasciarlo influenzare la tua visione. Un'altra tecnica potente è usare l'immaginazione per gestire i dubbi. Quando compare un pensiero dubbioso, immagina di metterlo in un palloncino e di lasciarlo volare via. O visualizza te stesso mentre cambi canale su una televisione, passando dal canale dei dubbi a quello della ricchezza. Queste visualizzazioni possono aiutarti a staccarti dai pensieri negativi. È utile ricordare a te stesso perché stai facendo tutto questo. Connettiti con le ragioni profonde per cui desideri costruire ricchezza. Forse vuoi sostenere la tua famiglia, contribuire a cause che ti stanno a cuore, o avere la libertà di perseguire le tue passioni. Tenere a mente queste motivazioni può aiutarti a superare i momenti di dubbio. Ricorda, ogni persona che ha raggiunto la ricchezza ha affrontato dubbi lungo il percorso. Ciò che li ha distinti è la capacità di perseverare nonostante i dubbi. Riconoscendo i tuoi dubbi, ma senza permettere loro di fermarti, stai sviluppando la resilienza mentale fondamentale per costruire una ricchezza duratura. Se scopri che i dubbi continuano a emergere, potrebbe esserti utile partire con obiettivi finanziari più piccoli. Invece di visualizzare una grande fortuna, concentrati su piccoli traguardi. Quando inizierai a vedere risultati in queste aree, la tua fiducia nella tecnica crescerà, rendendo più semplice puntare verso obiettivi più ambiziosi. Infine, sii paziente con te stesso. Costruire una nuova mentalità richiede tempo, proprio come imparare una nuova abilità. All'inizio può sembrare strano o faticoso, ma con una pratica costante diventerà sempre più naturale. Ogni volta che scegli la tua visione di abbondanza anziché i dubbi, stai rafforzando il tuo nuovo modo di pensare. Per sfruttare appieno la potenza delle tecniche di visualizzazione di Neville Goddard, è fondamentale renderle una parte della tua routine quotidiana. La costanza è la chiave per riprogrammare la tua mente verso l'abbondanza. Vediamo insieme una semplice pratica quotidiana che puoi seguire. Al mattino, appena ti svegli, prendi qualche minuto per connetterti con il tuo io ricco. Visualizza te stesso mentre ti svegli nella casa dei tuoi sogni, provando una totale pace riguardo alla tua situazione finanziaria. Immagina di controllare il tuo conto e di vedere un saldo che ti riempie di gioia. Senti l'emozione di pianificare la tua giornata da persona ricca e abbondante. Durante la giornata pratica la consapevolezza dei tuoi pensieri e sentimenti riguardo al denaro. Quando fai un acquisto, invece di provare stress o preoccupazione, scegli di sentire gratitudine per la possibilità di comprare ciò di cui hai bisogno. Se noti che emergono pensieri negativi sul denaro, reindirizzali delicatamente, sostituendo «non posso permettermelo» con «sto scegliendo di usare il mio denaro in modo diverso in questo momento». La sera,
dedicati a una sessione di visualizzazione più lunga. Immergiti completamente nell'esperienza di essere ricco. Immagina di tornare a casa alla fine della giornata nella tua situazione ideale, di prendere decisioni finanziarie con sicurezza e di sentire la gioia di poter aiutare gli altri grazie alla tua abbondanza. Sperimenta la pace e la sicurezza che derivano dalla libertà finanziaria. Prima di andare a letto, passa qualche momento a ringraziare per la ricchezza che sta arrivando nella tua vita e per l'abbondanza che già hai, anche se può sembrare piccola. Questa pratica di gratitudine aiuta a spostare il focus dalla mancanza all'abbondanza, rafforzando la tua nuova mentalità di ricchezza. Ricorda, lo scopo di questa pratica quotidiana non è ossessionarti per il denaro, ma spostare gradualmente il tuo pensiero e le tue emozioni dalla scarsità all'abbondanza. Facendo questo con costanza, potresti iniziare a notare cambiamenti nel modo in cui pensi e gestisci il denaro nella tua vita quotidiana. Anche se il potere della visualizzazione può sembrare troppo bello per essere vero, ci sono molte storie di persone che hanno usato queste tecniche per trasformare la loro vita finanziaria. La visualizzazione non consiste nel far apparire il denaro dal nulla. Si tratta di cambiare il tuo modo di pensare, che a sua volta ti porta verso nuove idee, opportunità e azioni. Quindi abbraccia questo percorso con entusiasmo e osserva come la tua realtà finanziaria inizia a trasformarsi. Ecco, arrivati alla fine del nostro percorso sulle tecniche di visualizzazione di Neville Goddard, facciamo un riepilogo di ciò che abbiamo esplorato insieme. Abbiamo visto il potere dell'immaginazione nel plasmare la nostra realtà, in particolare per quanto riguarda ricchezza e abbondanza. Abbiamo scoperto che, visualizzando e provando ogni giorno le sensazioni legate al nostro obiettivo, possiamo spostare la nostra mentalità dalla scarsità all'abbondanza. Ricorda, non si tratta solo di desiderare o sperare. È un processo che richiede costanza e impegno. Non basta immaginare, ma è importante vivere, come se il tuo desiderio si fosse già realizzato. Non parliamo di far finta, ma di adattare i tuoi pensieri e sentimenti per allinearli con la realtà che vuoi creare. Le storie di successo ci ricordano che i cambiamenti richiedono tempo, pazienza e perseveranza. Non tutti vedono risultati immediati, e questo è normale. Ma coloro che restano costanti spesso riportano cambiamenti straordinari, sia nella loro mentalità che nella loro realtà finanziaria. Quindi, mentre prosegui questo percorso, ricorda che la tua visione di ricchezza non è solo un obiettivo personale. Può diventare uno strumento per fare del bene e portare positività agli altri. L'abbondanza vera non riguarda solo avere di più per sé, ma anche contribuire a qualcosa di più grande. Con queste tecniche di visualizzazione, hai ora un potente strumento per guidarti verso la tua visione di ricchezza e abbondanza. Continuati a praticarle ogni giorno. Rimani costante e aperto alle opportunità e confida nel processo. La tua realtà finanziaria può davvero trasformarsi. Il tuo viaggio verso la manifestazione della ricchezza inizia ora. Abbraccialo con fiducia e osserva come la tua vita si trasforma. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero ti sia piaciuto. Magari metti un like e un commento per farmelo sapere. In descrizione ti lascio altri interessanti approfondimenti su questo argomento. Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici e a iscriverti al nostro canale per non perderti nessuno dei nostri contenuti. Al prossimo video! E ricorda che sei tu il capitano che decide la rotta della tua vita.